amici, oggi parliamo di una penna importante, di una piccola regina vintage, l'Aurora 88K. Di Aurora credo ci sia poco da dire, è un produttore di penne stilografiche proprio di rilievo, di penne e brevetti che hanno fatto la storia, un produttore italiano, con uno stile italiano, e ancora oggi nelle produzioni moderne ci sono degli esemplari che, se potessi personalmente, mi comprerei uno per uno, perché ci sono delle edizioni limitate con delle celluloidi così belle, o diciamo, con le resine con le quali Aurora realizza le stilografiche, che sono veramente belle, sono degli oggetti che mi piacciono molto. La stessa cosa avveniva negli anni passati, e fra tutte le penne che ho così deciso di acquistare, ovviamente nel mercato dell'usato, come vi ho spiegato anche nei video dedicati, o vi affidate a persone competenti e di comprovata anche serietà, sia come preparazione e come restauro, ma anche ovviamente dal punto di vista commerciale, oppure la fregatura, chiamiamola così, è sempre dietro l'angolo. Allora, vi dicevo, di questa mi sono innamorato a prima vista, perché è una penna abbastanza rara per via del pennino che monta. Ma ancora prima di parlarvene, prima di arrivarci, guardiamo un pochettino la penna, come è fatta. Allora, innanzitutto un cappuccio in oro tipo 1000 righe, perché è quello che ha le rigature. La parte interessante è il fondello. Il fondello è quello che rappresenta la carta d'identità di queste penne dell'Aurora K, perché su questa, purtroppo, come mi ha spiegato chi me l'ha preparata, si è scolorito il colore che caratterizza la gradazione del pennino e anche la durezza del pennino. A seconda di codici che io vi faccio passare nel video, che ho ripreso dal sito Fountain Pen Forum It, che vi esorto sempre a guardare, a leggere, perché è una miniera di informazioni, al pari anche di altri, ma questo senza dubbio è molto ricco. C'è una foto che vi descrive, a seconda del colore e dei cerchi concentrici, dei pallini che erano stampati sulla parte del fondello, si poteva capire se il tratto era di tipo extra fine, fine o medio, e se la durezza era appunto dura, media oppure flessibile. In questo caso si tratta di un pennino extra fine flessibile, quindi è una penna abbastanza rara nel suo genere, perché con questo tipo di variabili nel pennino non ce ne sono molte in circolazione, o comunque non così in buono stato. Bella la clip, lucida, vi dicevo, per richiamare anche la parte sommitale del cappuccio, cioè non ha rigature, non ha fregi di alcun tipo, è lucida e comunque funzionale. Una veretta sulla parte finale del cappuccio, liscia anche questa, sulla quale forse non avrebbe sfigurato il logo o il nome del produttore, però bisogna ammettere che tutto questo è improntato ad un'eleganza formale, ad un design che ancora oggi trovo più che mai attuale. È una penna bella, è elegante, anche se non sono un appassionato dello spezzato. Il cappuccio in color argento, color oro sulla livrea nera non è che mi piaccia molto. Faccio invece un'eccezione, e la faccio con un bel grande sorriso per questa penna, perché mi piace molto. Andiamo a togliere il cappuccio e guardiamo la penna nella sua forma intera. È bellissima, una penna di un'eleganza davvero, ancora oggi la trovo di una modernità unica. Ci sono due verette, una argentata un po' più grande a segnare la parte suddividere la parte del corpo scrittura, ed una più sottile, davvero molto molto elegante, anche questa qua, che invece delimita il fondello, che è anche quello che permette di ruotare il pistone.
Il caricamento della penna avviene tramite il pistone che si aziona qua sul fondo. Vediamola con il cappuccio calzato prima di parlarvi del pennino. È ancora più elegante, ancora più bella. È veramente insomma dai, un capolavoro di design. A me piace molto. Poi insomma l'Aurora 88 ha fatto la storia nel mondo della penna stilografica, e credo che per un appassionato e insomma anche così con un piccolo sacrificio varrebbe la pena possederne una. Vi spiego il perché poi nella prova pratica. Sulla parte del gruppo scrittura abbiamo finalmente Aurora 88K, finalmente c'è quello che chiedevo prima, magari sul cappuccio, il logo del produttore, il modello, perché il pennino, come vedete, è annegato nella struttura della penna stilografica, quindi viene fuori soltanto la piccola punta. Vedete che c'è l'alimentatore e riuscite, spero, a vedere che il pennino si attorciglia, si salda attorno al corpo del conduttore per poi annegare nel fusto. Per questo motivo, non essendoci la possibilità e lo spazio per identificare la gradazione sul pennino, ecco che il produttore ha trovato il modo di segnarla qua. Bella, non mi resta che andare a metterla alla prova con la scrittura. Per questa prova ho caricato la penna con il Montblanc Royal Blue. È un inchiostro che a me piace particolarmente, mi piace sia per la sua tinta che per le sue qualità. So che, lo ripeto sempre, non si tratta forse dei migliori inchiostri in assoluto, ma a me personalmente piacciono molto gli inchiostri Montblanc, li trovo molto coerenti anche come modalità d'uso su pennini anche talvolta molto diversi. In particolare mi piacciono su quelli che hanno un po' di elasticità o flessibilità. La proviamo su una carta da appunti, su una carta molto economica, per mettere alla prova il pennino extra fine. Non pensiate di mettere in difficoltà una penna come questa, è un vero gioiello. Allora, non vi ho detto prima, non vi ho parlato prima del pennino perché voglio farlo adesso. Il pennino di questa stilografica, che abbiamo detto essere un extra fine, innanzitutto è realmente un extra fine. È un extra fine che sembra preso in prestito da qualche penna, addirittura da qualche pennino calligrafico, perché usando questa penna ci si rende conto di quello che significa, o della derivazione di piuma, di plume per la stilografica. È una penna di una leggerezza unica. Credo che fra tutte le stilografiche che ho è quella che incarna meglio fra tutte il concetto di piacevolezza nella scrittura. Sembra proprio di sorvolare la carta sulla quale stiamo scrivendo. La leggerezza con la quale si può scrivere con questa penna trovo che non abbia molti paragoni, se non andando a scomodare dei pennini antichi, tipo mi vengono in mente alcuni Waterman sulle penne rientranti, oggetti che veramente sono nati per quello. Andiamo a vedere un pochettino anche come il tratto, poi anche la scorrevolezza, e stiamo usando una carta da appunti. Si è già stancata, ha bisogno di qualcosa di meglio. Prendo adesso una carta che è più levigata, ha una finitura decisamente migliore di una carta che avete sentito quante volte vi consiglio per così da provare. È la Pigna Style, serie Pigna World.
è veramente molto piacevole, è veramente una delizia scrivere con questa penna. Proviamo con un carattere più piccolo, si può fare tutto quello che vogliamo. Ma se devo appuntare qualche cosa, se devo scrivere qualcosa un po' più in velocità, mi trovo a che fare con un pennino bizzoso, con tutt'altro. Tra l'altro l'elasticità che questo pennino conferisce anche alla scrittura mi permette proprio di usarlo in questa maniera, anche per degli appunti. C'è una parola, una sola, che può descriverla, è una penna, bella, ma veramente bella. Il pennino è un pennino che non si tira indietro quando dobbiamo scrivere inclinando la penna, portandola dall'alto verso il basso, perché comunque è la giusta misura, lo troveremo in una comparativa che sto studiando per poi proporvi, è la giusta finitura che un pennino extra fine, secondo me, dovrebbe avere, perché a metà strada fra uno troppo rotondo che ci dà l'idea di scorrere troppo e ci toglie quel sapore di, come possiamo dire, di scrittura, di trascinamento sulla carta, che secondo me un pennino extra fine deve avere, nemmeno essere troppo tagliente, perché sennò si impunta soprattutto nei movimenti di risalita verso l'alto. Questo è il giusto compromesso, forse essendo uno dei punti di forza è proprio per questo anche che è così bella. E poi anche l'impugnatura, il fatto di poterla usare senza stancarsi, avendo questa progressione verso il pennino che è infinita e continua, cioè non ha delle scalanature perché il cappuccio si infila a pressione, non ha alcun tipo di click, non ha nemmeno una chiusura a vite, e poi la forma fusolata che tanto abbiamo nella parte del pennino quanto ritroviamo nel fondello, insomma ne fanno veramente un bello strumento. Circa il bilanciamento nulla da dire, è bella, è una di quelle penne riuscite, non ve lo deve dire Marco Chiari, aprite qualsiasi libro di storia della stilografica, qualsiasi forum dove si commenta un 88 e capirete il perché. Tutt'al più, anche senza comprarla, in qualche mercatino, in qualche raduno, provatela a vostre spese, nel senso che poi quando la provate difficilmente non la portate a casa. Ora la proviamo sul blocco Rhodia, sulla carta Rhodia, che sapete ha una finitura ancora più levigata, ancora più patinata. Il flusso di questa penna è un flusso regolare, molto bello, però confesso di essermelo fatto regolare proprio da chi me l'ha venduta, che è un signore che sa bene il fatto suo, credo di non fargli torto se lo nomino per nome, che si chiama Ottorino, ed è oltre ad essere un appassionato, è veramente un competente, e si può tentare di regolare un po' il flusso in maniera anche un po' empirica, se vogliamo, proprio chiudendo o stringendo l'alimentatore, con un'operazione che vi ho visto fare, che io onestamente non mi metto neanche a riproporvi, finché ho trovato quello che è il flusso ideale per il mio tipo di scrittura. Quindi è un flusso che non è assolutamente abbondante, così come mi era stata preparata, forse proprio non sapendo, ecco, le mie richieste, era appena troppo copioso per i miei gusti. Ma si può volere di più da una stilografica? No. La piacevolezza che regala questa penna
ecco, forse ve l'ho detto, pennini antichi, ma non certo per quel che riguarda l'impugnatura, la piacevolezza di tenerla fra le dita, di sentire una penna che a me piace questo effetto continuo, cioè ci sono queste due verette che interrompono un pochettino il design e quindi anche quello che è la sensazione tattile della penna, ma veramente molto 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 bella. La scorrevolezza, manco a dirlo, su una carta così finita e pregiata è ancora più bella, veramente molto bella. Proviamo con una. Ho avuto modo di provarla con gli inchiostri Pelican, con lo Smoky Quartz in particolare della linea Edelstein, che mi è piaciuta molto. Le conferisce quell'ulteriore sapore vintage che insomma non nascondiamo, fa parte anche un po' così del nostro narcisismo quando abbiamo a che fare con uno strumento come questo. Per che tipo di utilizzo? Qualsiasi, ma soprattutto prenderla dallo scrittoio, segnarci due cose, rimetterla giù solo per ricordarci quanto è bello scrivere con una penna bella, con una penna fatta bene. Da taschino sì, ci sta bene, non pesa particolarmente, anche se comunque certamente il suo peso ce l'ha perché è una penna consistente. Quale altra penna mi fa venire in mente? Ve l'ho detto, quei pennini antichi che sembrano davvero delle piume, che sembrano spolverare la carta, eppure mentre spolveriamo facciamo esercizio di grafia, di scrittura e ce la godiamo fino in fondo. Quali inchiostri prediligo su questa penna? Qui varia davvero a seconda dei vostri gusti, perché ad esempio il Pelican 4001 Black, il nero brillante, è un inchiostro che funziona molto bene su questa penna, ma se siete degli appassionati di un tratto un pochettino di un fluido, scusatemi, di un flusso un pochettino più abbondante. Nel mio caso la rende un po' troppo scorrevole e quindi opto per degli inchiostri che siano un pochettino più magri. Ecco, anche per esempio la serie Edelstein la trovo, almeno lo Smoky Quartz, perché se poi provo altri inchiostri come il Sapphire o il Garnet Red hanno invece altre caratteristiche. Quindi dipende davvero dai vostri gusti e questo ancora una volta è un sinonimo del fatto che la penna è fatta bene, perché risponde in maniera abbastanza variabile a seconda dell'inchiostro che mettiamo. Se un pennino è un pennino che non ha alcun tipo di risposta, che ci mettiamo un inchiostro fatto così o fatto così, non cambia molto. Il prezzo stiamo parlando del mercato del vintage, dell'antiquariato, quello che volete, insomma è un mercato dell'usato, è una penna che credo un giusto prezzo possa essere dai 120 ai 180 euro a seconda della qualità dell'esemplare, ma soprattutto a seconda anche della rarità del pennino che monta e dello stato d'uso, perché se ne trovano anche sotto i 100 euro, ma sono devastate e non mi azzarderei mai a comprarle. Con gli stessi soldi cosa potrei comprarmi? Beh, potrei comprarmi un bel po' di penne, questo è vero, perché diciamo i 150 euro, giusto per darci un confronto, ho un bello spettro, una bella possibilità di spaziare e comprarmi anche delle penne belle. Se vado a vedere la piacevolezza che mi regala questa penna e il suo sapore che mi rimanda direttamente ad uno dei capolavori della maestria stilografica italiana, devo dire che il campo si restringe molto e ci sono poche opportunità. Direi che se non questa, una Omas 5-6 extra, ovviamente con un bel pennino, tenuta in buono stato d'uso, potrebbe essere l'alternativa, diversamente non ne vedo. Fermo restando che, e qui parlo di un giudizio prettamente personale, tra questa e un Omas 5-5-6 la piacevolezza della scrittura, la fluidità,
anche il fatto di essere così amichevole nella scrittura quotidiana che vi offre Aurora, per Omas serve forse una mano un pochettino più preparata, un approccio alla scrittura più votato all'aspetto calligrafico. Mi metto lì, scrittura ponderata, e me la godo tutta. Questa fa bene sia l'uno che l'altro, è un'ottima, grande penna. Ciao a tutti amici, ai prossimi video di Stilografica Art.